Benvenuti su Ecology and Games. In questo video analizzeremo l'ecologia di alcuni Pokémon cronologicamente affrontati nel video di Sidonia. Per evitare di ripetermi e comprendere il senso di questi video, oltre che per conoscere i fondamenti della biologia del mondo Pokémon, recuperatevi il primo episodio. Quindi partiamo con Oddish, anche detta Odium viandantis. Vediamo cosa ci dice la descrizione. Essendo delle piante, è difficile capire perché possano camminare. È stato recentemente compreso grazie a uno studio che lo hanno fatto per la sopravvivenza della specie. Rilasciano polline nell'ambiente durante il tragitto. Ora, la prima domanda che potremmo farci è: perché è difficile capire perché possano camminare? Sì, ok, lo so che sapete che le piante non camminano, ma la domanda è: perché una pianta non ha mai voluto adattamenti che consentano loro di muoversi camminando tipo animali? La ragione in realtà è piuttosto semplice. Il fatto è che tutti gli adattamenti alla vita che accomunano le piante, tra strutture e processi vitali, portano come effetto collaterale l'impossibilità di muoversi. È una conseguenza indiretta di quegli adattamenti, come per esempio la presenza di parete cellulare attorno alla membrana, che è assente negli animali. Chiaramente l'effetto collaterale di immobilismo non deve essere visto come un'accezione negativa. Infatti non si può certo dire che le piante non abbiano adattamenti efficienti. Bisogna invece interpretarlo come un percorso evolutivo semplicemente diverso da quello degli animali e altri organismi. Ma questo non vuol dire neanche che il loro immobilismo non possa in determinati contesti ambientali risultare un problema, un limite. Infatti, come è stato spiegato ampiamente direi in questo canale, con le ascide di terra e lo slime scheletrico, l'estrema lentezza e ancora di più l'immobilismo comportano l'impossibilità per i singoli individui di fuggire da un contesto ambientale che si rivela problematico alla loro sopravvivenza o riproduzione. Ed è proprio in questi contesti che immagino ed ipotizzo la storia evolutiva di Oddish. Per comprenderla, però, dovete sapere che, come tra gli animali, anche le piante sono legate fra loro attraverso una moltitudine di interazioni complesse, sia negative, come di competizione, ma anche di cooperazione reciproca, dipendentemente dall'ambiente. Un esempio semplice di competizione è quella per la luce, dove piante più alte possono ombreggiare quelle più basse. Però, nel caso in cui le piante siano un po' più distanti, potreste chiedervi come facciano a interagire fra loro in tutti sti modi. L'interazione a distanza può avvenire attraverso composti chimici. È un concetto importantissimo da tenere a mente in realtà per qualsiasi organismo vivente. Vi sarà capitato magari qualche volta guardando un documentario di percepire come magiche alcune interazioni e comportamenti causa-effetto tra individui diversi, perché non sono visibili né udibili delle comunicazioni tra loro. Il che suscita la classica domanda: ma come cavolo fanno a sapere cosa devono fare? Ecco, in quei casi è molto probabile che si tratti di comunicazione chimica, ossia semplicemente il rilascio di composti chimici che il ricevente è in grado di percepire. Quindi, la prossima volta che camminate dentro una foresta, immaginatevi immersi in questa coltre di composti chimici, messaggi costanti tra organismi in un linguaggio che non potete percepire, perché è esattamente quello che sta succedendo. Le piante sono maestre di comunicazione chimica, e in ambienti con scarsità di risorse sono in grado di ridurre la competizione per tali risorse, attraverso la dispersione di composti tossici che affliggono le altre piante in determinate funzioni indispensabili, come per esempio la crescita e la riproduzione. E tali composti si rivelano piuttosto efficaci proprio perché, come abbiamo detto, le piante bersaglio non possono muoversi, altrimenti farebbero qualche passetto per evitarne il contatto. Gli effetti di questi composti tossici, in alcuni contesti, potrebbero perfino azzerare la presenza di un'altra specie vegetale nei dintorni. State riuscendo a intuire dove voglio arrivare? La specie da cui evolve Oddish aveva le sue popolazioni in vari posti, come è normale che sia. Una di queste popolazioni, però, si trovava in un contesto ambientale estremamente difficile, dove era in corso una guerra chimica tra le piante della zona, per ridurre la competizione per le poche risorse disponibili. La futura Odium viandantis ne stava uscendo perdente da questo conflitto. Perciò vari individui di questa specie assorbirono l'energia magica del mondo Pokémon, di cui abbiamo discusso nel primo episodio. Questa energia magica rispose alle necessità della pianta, permettendole di muoversi e fuggire da quella guerra chimica. E così nacque Oddish. Passiamo al prossimo Pokémon, per il quale è necessario un ripasso della nomenclatura base. Come specificato nel video precedente, la parola evoluzione in questo Pokédex è intesa in senso scientificamente corretto.
e per non fare confusione mi riferirò alla classica evoluzione Pokémon come metamorfosi Pokémon. Posta questa premessa, Sidonia a questo punto del video si pone una domanda. Noi sappiamo da varie descrizioni che avvengono dei processi evolutivi nel passaggio da animale a Pokémon. Ma l'evoluzione continua anche dopo questo passaggio o si ferma nei Pokémon? A questa domanda lui sottolinea l'impossibilità di registrare con queste campane. A questa domanda lui sottolinea l'impossibilità di risolverla attraverso la descrizione di Lickitung, che lascia aperta la questione. La descrizione di Lickitung infatti esplicita che un grande appetito e un'attitudine pigra potrebbero aver generato l'evoluzione di questo Pokémon, ma l'hanno generata partendo da un Pokémon simile a Lickitung oppure da un animale. Dunque, posto che non erano ancora state ideate le forme regionali e quindi non li consideriamo, sebbene sarebbe una prova perfetta che i Pokémon continuino ad evolversi, penso che sebbene non possiamo sapere quale delle due ipotesi sia corretta, io non avrei alcun dubbio che i Pokémon continuino la loro evoluzione nel tempo, specialmente in un contesto ambientale semi-realistico come racconta questo Pokédex perduto. Questo perché, come spiego nell'episodio 0 di Elden Ring, gli ingredienti perché avvenga l'evoluzione sono spesso dati per scontati. C'è la riproduzione? Sì. Ci sono differenze individuali tra Pokémon della stessa specie? In altre parole, gli individui della stessa specie sono tutti cloni? No. Esiste una forma di genetica alla base di queste differenze individuali? Beh, direi di sì, dato che derivano da vere piante e veri animali. E allora direi che ci siamo. Ok ragazzi, passiamo ai Nido, che fanno tutti parte della stessa specie in realtà, ma per comodità colloquiale vengono chiamati con nomi diversi in base alle differenze morfologiche. È una cosa che può capitare con i nomi comuni. In particolare sono interessanti le descrizioni di Nidohina e Nidoqueen, che esplicitano un fatto riscontrabile anche di gameplay, ossia la perdita di fertilità. In questa specie l'unica femmina in grado di riprodursi è la forma di Nidoran. Sidonia ha interpretato questa caratteristica come una sorta di citazione culturale, direi alle cacciatrici di Artemide della mitologia greca. Ma qui il nostro obiettivo sarà darle non solo una spiegazione biologica, ma anche le sue conseguenze che ci permetteranno di comprendere l'organizzazione sociale di questa specie. La perdita della fertilità, sebbene sia una condizione estremamente rara, è in comune con qualche specie sulla Terra, tra cui la nostra e le orche per esempio. Sebbene sia estremamente raro, resta il fatto che questo fenomeno esiste, in questi pochi casi, e dobbiamo comprenderlo se vogliamo indagare e conoscere questa specie Pokémon. Pensateci un secondo, posto che qualsiasi adattamento è finalizzato in ultimo luogo a trasmettere il più possibile il proprio patrimonio genetico, che senso ha che si affermi in una specie l'interruzione della possibilità di riprodursi? Sembra davvero un controsenso. Ma in realtà si può risolvere in maniera piuttosto semplice, non appena vi ricordo un'informazione cruciale. Gli individui imparentati tra loro condividono parte del patrimonio genetico. Figli e genitori condividono il 50% del proprio DNA, mentre nonni e nipoti il 25% e così via. Cosa significa? Prendiamo come esempio questa orca anziana, che ha figliato 3 volte. Una di queste 3 è morta, mentre le altre 2 orche sono sopravvissute figliando a loro volta. Ecco, se questa femmina anziana compie lo sforzo energetico di riprodursi ancora una volta, trasmette il 50% del proprio DNA. Ma se invece usasse le proprie energie per aumentare la probabilità di sopravvivenza dei suoi figli già presenti, questi potrebbero figliare di più, e ogni nipote possiede il 25% del genoma della femmina anziana, che potrebbe successivamente occuparsi anche dell'allevamento di questi stessi nipoti. Capite bene che riprodursi nelle specie sociali non è necessariamente l'unico modo di trasmettere il proprio patrimonio genetico, ed in contesti e realtà complesse può essere utile dedicarsi alla sopravvivenza dei parenti stretti. E grazie a questo semplice concetto, che si chiama selezione parentale, vi portate a casa lo strumento per interpretare tutti quei casi in natura di altruismo, che comprendono, tra tantissimi esempi possibili, il pericoloso ruolo delle vedette, che si espongono a rischi maggiori per il branco. Ma esistono animali che prendono questo concetto e grazie ad alcune strategie biologiche lo portano all'estremo, arrivando tranquillamente anche al sacrificio della propria vita per il bene comune. Si tratta degli insetti eusociali,
come le api o le formiche giganti di Elden Ring, se ricordate. Animali che sono capaci di difendere le loro colonie fino alla morte senza pensarci un secondo. Un comportamento apparentemente assurdo in natura, ma che ora assume il suo senso se pensate che, per esempio, le api operaie di un alveare condividono il 75% del DNA tra tutte loro. Sono tutte praticamente lo stesso individuo e agiscono di conseguenza. A differenza di quei pochi casi che abbiamo detto in cui è presente la perdita della fertilità con la vecchiaia, nel caso delle api questo sistema eusociale fa sì che il modo più efficiente per trasmettere il patrimonio genetico per le api operaie comporti la loro totale sterilità, dedicandosi invece all'allevamento delle future regine. Questo trick evoluzionistico, in cui enormi numeri di individui sono tutti imparentati fra loro, permette veramente di ottenere risultati stupefacenti a livello di organizzazione sociale. E sicuramente la selezione parentale avrà largo spazio in un altro video, ma questo assaggio davvero volevo darvelo. Quindi rifocalizziamoci sul nostro caso specifico dei nido. Chiaramente, viste tutte le premesse, capirete che dobbiamo immaginarci questi Pokémon ben organizzati a livello sociale, con branchi relativamente numerosi. E ora che sappiamo interpretare la rinuncia all'attività riproduttiva, sappiamo anche porci le giuste domande. Quindi, in che modo Nidohina e Nidoqueen possono aumentare la sopravvivenza e la riproduzione dei parenti, in modo abbastanza efficiente da giustificare la loro mancata riproduzione? E perché proprio questi stadi? Per rispondere a questa domanda è importante tenere presente una delle conclusioni a cui è arrivato Saidonia nei suoi studi, e di cui abbiamo anche discusso nel video precedente. Gli stadi metamorfici non rispecchiano una differenza di età, ma solo un assorbimento maggiore dell'energia elementare del mondo Pokémon, che porta ad una maggiore capacità combattiva. E a conferma di ciò, il livello del Pokémon, che è spesso il trigger di queste metamorfosi, sale proprio attraverso l'esperienza in combattimento e nella gestione di queste energie. Di conseguenza Nidoran è la femmina riproduttiva del branco, mentre Nidohina e Nidoqueen interrompono questa attività in concomitanza con la cresciuta capacità combattiva. Quindi mi sembra un pensiero molto lineare e semplice pensare che il loro ruolo nel branco, per gli individui che raggiungono questi stadi e questa competenza nelle lotte, diventa dedicarsi alla difesa antipredatoria del branco, proteggendone i membri e consentendo loro di svolgere funzioni riproduttive e di apprendimento dei piccoli in totale sicurezza. A differenza di quanto ha pensato Saido, la presenza nei futuri giochi Pokémon di descrizione nel Pokédex che descrivono Nidohina come allevatrice di piccoli non è affatto un retcon, anzi, è perfettamente coerente con la selezione parentale di cui abbiamo discusso fino ad adesso. Ricordate le api? Anziché rivolgere le loro energie nell'attività riproduttiva, le Nidohina si occupano di allevare i piccoli delle loro sorelle Nidoran, così che queste possono concentrare le loro energie unicamente nella riproduzione, tramandando indirettamente anche il DNA delle Nidohina. A questo punto possiamo delineare un'organizzazione sociale che prevede diversi ruoli in base allo stadio metamorfico, dove per Nidoran è previsto il ruolo riproduttivo. Le Nidohina si occupano invece dell'insegnamento e l'allevamento dei piccoli, e talvolta potrebbe aiutare le Nidoqueen, il cui ruolo, attraverso la loro potenza combattiva, è quello di difesa del branco. Direi di concludere qui questo video, spero sia stato interessante. E mancano ancora alcuni Pokémon, che affronteremo nei prossimi video, quindi siateci. Come sempre, fonti in descrizione e commenti per qualsiasi curiosità. Ciao e al prossimo episodio.